Ciao amori di segreti turchi, bentornati sul canale. Prima di cominciare prendete un secondo per iscrivervi, mettere un like e condividere questo video con chi non riesce a stare lontano dal gossip. Sistematevi comodi, perché la notizia di oggi ha acceso il dibattito in ogni angolo dello showbiz. Il cuore dell'argomento. Le parole inattese di Bar Bakhtas su Yağmur Yüksel e sulla scintilla sul set tra lei e il suo collega nella serie del momento. E tutto è accaduto lontano da Istanbul, sotto le luci abbaglianti di una serata di premi a Madrid, dove Bar si è presentato con l'aria sicura di chi sa di avere gli occhi del mondo addosso. Sul tappeto rosso, tra flash e microfoni tesi, un giornalista ha osato la domanda che tutti si facevano ma che nessuno aveva pronunciato ad alta voce. Se l'alchimia tra Yağmur e il suo partner di scena dovesse uscire dai confini della fiction e diventare reale, che tipo di coppia sarebbero? Bar ha lasciato scivolare un istante di silenzio, ha piegato le labbra in un sorriso controllato e ha risposto con un tono pacato che ha spiazzato tutti. Ha detto che quel tipo di amore non accadrà mai, e non per mancanza di sentimento sullo schermo, ma perché nella vita del collega esiste una presenza concreta, una relazione che non è fatta per tradimenti. Ha aggiunto che tra quelle due persone, fuori dal set, c'è qualcosa di vero che non verrebbe mai calpestato. Per un momento il brusio si è spento, come se la sala stessa si fosse stretta attorno a quella frase. Poi Bar ha completato il suo pensiero con un rispetto che non è passato inosservato. Ha definito Yağmur una donna di tempra, una professionista in grado di reggere sguardi e pressioni, e ha elogiato il talento di entrambi gli attori, ricordando che ciò che vediamo sullo schermo è frutto di lavoro, disciplina e intesa scenica. Ha concluso con un augurio disarmante nella sua semplicità, che trovino sempre la felicità. Negli ultimi mesi la presenza di Bar in Spagna aveva già attirato l'attenzione. Non sono mancati sussurri su una vicinanza con una nota attrice iberica, sussurri alimentati da apparizioni insieme a eventi e cene di gala dove gli sguardi parlano quasi quanto le parole. La stampa locale li ha soprannominati senza esitazioni la coppia rivelazione dell'autunno. Eppure, proprio per questo, quelle dichiarazioni sulla vita sentimentale altrui sono state lette in modi diversi. Per molti sono il segno di una maturità rara. La prova che Bar sa proteggere il suo rapporto con Yağmur e allo stesso tempo difendere la linea di confine tra finzione e realtà. Per altri, invece, in quel sorriso composto potrebbe essersi nascosto un filo di gelosia. Quel briciolo di umano turbamento che affiora quando la persona che ami brilla accanto a qualcun altro, anche solo per copione. Dopo che le sue parole hanno cominciato a volare tra clip, riposte e commenti, l'attenzione si è spostata inevitabilmente sul come l'avrebbero presa gli altri protagonisti involontari della storia. Né il collega di set né la sua compagna hanno voluto esporsi pubblicamente, almeno non a caldo. Ma dietro le quinte, c'è chi giura che lei abbia trovato quelle frasi un passo oltre il confine, come se si fosse varcato, sia pure con eleganza, il territorio del personale. È il tipo di confine che nel mondo dello spettacolo tutti cercano di proteggere, eppure basta una dichiarazione per renderlo di colpo sfocato. E Yağmur? Chi la conosce racconta che abbia imparato a convivere con l'eco perpetuo del chiacchiericcio. Amici e persone del suo staff sostengono che abbia percepito negli enunciati di Bar una sincerità indiscutibile, ma anche una direttrice un po' troppo netta. Un pensiero espresso con garbo, sì, ma pur sempre un giudizio su un equilibrio delicato. Nonostante questo, ha scelto il silenzio pubblico, preferendo la forza quieta del non commentare, esattamente come fanno gli artisti che sanno che ogni parola, una volta fuori, non torna più indietro. La stessa notte però, quando gli sguardi erano ancora puntati sui toni e sulle pause del red carpet, lei ha pubblicato una storia su Instagram. Era un messaggio breve, asciutto, eppure tagliente nella sua compostezza. Diceva più o meno così: le verità non urlano, non cercano applausi. Non c'erano riferimenti, non c'erano nomi, non c'era bisogno. In pochi minuti quella frase è rimbalzata tra i profili, trasformandosi in un piccolo manifesto. Risposta di classe, hanno scritto in tanti. Pagina voltata, hanno aggiunto altri, quasi a voler dire che non si torna a discutere del passato quando il presente chiede attenzione. Intanto il lavoro andava avanti. Sul set, Yağmur e il suo partner continuavano a girare senza tregua.
Chi era li racconta che l'aria sia cambiata appena, il tanto che basta per rendere più tesi i sorrisi nelle pause e più diligenti i movimenti quando la camera si accende. Un membro della troupe, rimasto anonimo, ha confessato che la pressione nelle ultime settimane era diventata palpabile, i telefoni che vibrano, le chiamate dei giornalisti, gli aggiornamenti sui trend. Eppure, ha aggiunto, se c'è qualcuno che non perde mai il passo quello è proprio Yamur. Concentrazione, gentilezza e una tenacia che contagia anche chi le sta attorno. Perché alla fine un set vive dell'energia di chi lo guida, e la sua determinazione in queste ore ha retto l'impalcatura di tutto. I numeri, nel frattempo, raccontano un'altra storia, quella di una serie che non smette di raccogliere ascolti record. Il pubblico continua a tornare davanti allo schermo, puntata dopo puntata, incantato da un'alchimia che si rinnova. È quella magia che rende le discussioni ancora più incandescenti. Se la chimica è così viva sullo schermo, è inevitabile che qualcuno si chieda che cosa succeda quando si spengono i riflettori. Ecco perché il team di Yamur ha voluto ribadire con fermezza che ciò che si vede resta nel perimetro della recitazione. Nessuna storia segreta, nessun fuoriscena scritto per confondere i fan, nessun cuore infranto a margine delle riprese. C'è poi un'onda più ampia che si muove in sottofondo. Si mormora che Yamur stia guardando oltre i confini, che incontri e telefonate si stiano facendo sempre più fitte con produzioni europee. Non è la fuga dalle luci turche, dicono i ben informati, ma la naturale evoluzione di chi sente che è arrivato il momento di parlare a un pubblico più grande, magari iniziando un capitolo nuovo su un palcoscenico internazionale. Certi racconti si scrivono così, si cresce, si sbaglia, si indossa una nuova lingua, e si trova la propria voce dove prima c'erano soltanto echi lontani. In mezzo a tutto questo, il legame tra Barbaktas e Yamur Yüksel continua a riempire titoli e conversazioni. È come se i loro nomi, anche quando cercano discrezione, finissero comunque per ritrovarsi in coppia nelle timeline. Uno appare sempre più spesso in Europa, tra eventi e progetti che guardano a ovest, mentre l'altra guida con fermezza una stagione televisiva che sembra non voler rallentare. Due direzioni che non si negano, due velocità che si inseguono, due mondi che provano a parlarsi senza gridare. Forse per questo le parole di Bar, a Madrid, hanno avuto un eco così potente. Erano semplici e insieme definitive, come certe frasi che arrivano quando hai già detto tutto il resto. Alla fine, quello che resta è proprio quell'augurio. Bar lo ha ripetuto con calma, e non era un modo di chiudere l'argomento, ma una cucitura. Ha detto che desidera soltanto vederli felici, sempre, comunque. Loro, gli attori che dividono la scena con Yamur, e lei stessa, con il suo passo deciso. Un augurio che sembra allargarsi, come una mano che si apre, fino a includere chi guarda, chi scrive, chi fotografa, chi mormora, chi sogna. Perché la felicità, quando arriva, non appartiene a un solo indirizzo, abita luoghi diversi e spesso lontani, eppure trova il modo di farsi riconoscere. Nel frattempo, la cronaca non si ferma. C'è chi ha letto tra le righe un messaggio per i fan più accesi, come a dire che il confine tra lavoro e vita privata non è un terreno da invadere. C'è chi ha interpretato quello scambio di sguardi sul tappeto rosso come il segno di una complicità che resiste alle correnti. C'è chi, più cinico, ha sussurrato che ogni parola sia strategia, che ogni passo sia coreografia. Ma basterebbe tornare a quel momento sospeso, al respiro trattenuto prima della risposta, per capire che c'era qualcosa di autentico, una forma di protezione che non si inventa al volo. Se vi state chiedendo come proseguirà la storia, non siete soli. Le telecamere continueranno a cercare la luce giusta, i giornali peseranno le virgole, e i social faranno quello che sanno fare meglio, amplificare. Ma ci sono dettagli che restano nelle mani di chi li vive. Forse vedremo Yamur firmare un progetto a Parigi o a Barcellona. Forse Bar, all'improvviso, comparirà a un altro gala europeo e si limiterà a sorridere, lasciando che siano gli altri a interpretare quel sorriso. Forse, semplicemente, torneranno a casa e chiuderanno la porta, lasciando il mondo fuori a bussare. Quello che è certo è che la puntata di oggi ci ha ricordato una cosa preziosa. Dietro a ogni immagine che consumiamo in pochi secondi c'è una catena di decisioni, silenzi, paure e coraggio.
C'è il mestiere di un'attrice che non smette di prepararsi e quello di un attore che sceglie la misura delle parole. C'è la capacità di non confondere il battito vero con il rumore. E c'è un pubblico che, al netto del clamore, sa riconoscere quando qualcuno parla con onestà. Se vi è piaciuto stare con noi e seguire questo intreccio tra luci, sussurri e dichiarazioni calibrate, ricordate di iscrivervi, di mettere un like e di far girare il video tra gli amici che adorano i retroscena del cuore e del set. Qui su Segreti Turchi saremo sempre pronti a raccontarvi quello che accade appena un passo oltre la superficie, con la delicatezza che certe storie meritano e la curiosità che ci tiene svegli. Grazie per essere arrivati fino alla fine. Prendetevi cura di voi, e restate connessi. La prossima volta vi porteremo ancora dove nasce il chiacchiericcio e dove, a volte, le verità scelgono di non alzare la voce.